Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel settimo episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati alla vigilia della partita, anzi del big match contro la Juventus di Thiago Motta a Torino. Ed è proprio da qua che ricominciamo, mentre vediamo la formazione della Juventus che ha aggiunto Lunin e Antonio Silva alla rosa. C'è anche un prospetto incredibile come Tell, ma pare parta dalla panchina. La Juventus gioca con linee molto strette e compatte e cerca di non perdere palla in fase di possesso. E sembra funzionare, visto che hanno vinto tutte e tre le partite giocate fino ad ora e sono quindi primi a punteggio pieno. Giocare contro una squadra del genere non è semplice, ma ogni partita è fondamentale per noi, soprattutto all'inizio, e fare anche solo un punto sarebbe fantastico. Per provare a prendere quel punto, o magari tre, non cambiamo assolutamente nulla. Quindi scendiamo in campo con tutti e 11 titolari, nessuna novità nella formazione. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Siamo all'alba del secondo big match alla stagione, tutto è pronto per cominciare e sarà la Juventus a dare il calcio d'inizio. Dopo solamente 10 minuti, De Pauli sbaglia in uscita, regalando palla a Darwin Núñez. L'uruguagio tenta il tiro dal limite, ma trova l'opposizione di Silvestri, pronto e reattivo nel salvarci. Proviamo una timida reazione, ma proprio al momento del tiro Diomandé si frappone fra Soriano e la porta, e il tiro viene bloccato e poi allontanato. Siamo ancora noi però a renderci pericolosi. Tutino riceve dentro l'area, si prende spazio e tira. Strepitoso riflesso Lunin che devia fuori dallo specchio, consentendo il rinvio del difensore. Ci proviamo nuovamente alla fine del primo tempo in contropiede con Teglia, che serve nello spazio Tutino, che ora è praticamente uno contro Lunin, ma l'attaccante non si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol e la palla esce dopo aver sfiorato il palo. Dopo la nostra gigantesca occasione, sprecata da Tutino, ne ha una la Juventus, ma Núñez tira malissimo e Silvestri non deve nemmeno intervenire. Col primo tempo che si conclude quindi sullo 0-0. La prima azione pericolosa della seconda frazione è nostra, con Coda appena entrato che tenta prima il dribbling per poi liberare il tiro, trovando però ancora l'opposizione di Lunin. Sul calcio d'angolo successivo è Mallica ad avere la palla per portarci avanti, ma il colpo di testa da due passi viene incredibilmente parato da Lunin, partita fuori di testa del portiere della Juventus. E questo colpo di testa è anche l'ultima occasione importante della ripresa. Finisce 0-0 questa partita, che probabilmente avremmo anche meritato di vincere, ma Lunin non era d'accordo ed ha sfoderato una prestazione sontuosa. La Gazzetta dice che le difese hanno avuto la meglio e mettono la foto di una delle pochissime parate di Silvestri. Mi sa che il documentario consigliato da Jack Barnes dovrebbero farlo però sulla prestazione del portiere ucraino. Ma ora non pensiamoci più. A Genova arriva l'Atalanta, una squadra esotica a dir poco. Jim City, Kolasinac, Adopo, De Ketelare e Nicolas Jackson. Spettacolo. Il loro assetto, incentrato sul tiki-taka, però, fino ad ora ha portato loro 2 sconfitte e 2 vittorie, che valgono un insipido 11° posto, almeno per quelle che sarebbero le ambizioni dell'Atalanta. Tuttavia, non credo che per noi sarà un compito semplice fermarli, tutt'altro, soprattutto dopo una partita dispendiosa come quella contro i bianconeri. Il calendario al momento non ci favorisce e quindi qualche cambiamento è d'obbligo. In difesa prende posto Ngoi, insieme all'Ala, che farà quindi il suo esordio proprio in questa partita. A centrocampo riposa Santoro, con Yepes che agirà in mediana e Lopez leggermente più avanti del solito. Ultima novità è la presenza di Estanis dietro Tutino. The atmosphere is building as two sides worthy of the biggest stage get ready to clash in front of a packed stadium. È la mia 50ª presenza alla guida della Sampdoria, ma tocca ai giocatori far sì che sia una data da ricordare. Ora è tutto pronto, l'Atalanta dà il via alla partita. Si rendono subito pericolosi gli ospiti, con Jackson che riceve dentro l'area e prova il tiro. Risponde Silvestri, che però è subito costretto ad un altro intervento per sventare la ribattuta di Oliveri. Gran parata. Parte nuovamente in contropiede l'Atalanta e Jackson sfrutta un rimpallo sui piedi del difensore per liberare il tiro. Ottima risposta di Silvestri, che poi deve di nuovo parare la ribattuta. 2 doppie parate in 18 minuti. Non è un buon segnale. Finalmente reagiamo. Tutino riesce nella sponda verso Soriano, che nonostante il controllo non perfetto, riesce ad entrare in area e tirare di controbalzo. Purtroppo il tiro esce alto sopra la traversa. Ora Jackson controlla il centrocampo e vede Retegui lasciato tutto solo dai difensori. Scatto dell'attaccante che dai 20 metri lascia partire un bolide imprendibile per Silvestri. Stavolta per il nostro estremo difensore non c'era assolutamente nulla da fare. Questo era un tiro perfetto. Verso la fine della prima frazione, Tutino, girandosi su se stesso, è riuscito a servire ancora Soriano, ma l'uscita di Carnesecchi ha chiuso totalmente allo specchio al nostro trequartista, che ha sparato sul portiere. E quindi il primo tempo ci ha visto chiudere in svantaggio di una rete. Nella seconda frazione, però, è stata nuovamente l'Atalanta a rendersi pericolosa, per ben 2 volte con De Ketelare, entrambe le volte con un tiro da fuori, parato da Silvestri, che in entrambi i casi ha concesso un corner. Il primo è stato innocuo, ma sul secondo la difesa è rimasta ferma, concedendo troppo spazio a Zuccon, che è arrivato in terzo tempo ad anticipare tutti.
nulla da fare per il portiere. E dal 90°, ancora da calcio d'angolo, abbiamo concesso troppo spazio per colpire a Jackson, che ha chiuso definitivamente i giochi. Sul tocco del pallone a centrocampo è poi finita la partita. Sconfitta atroce che dobbiamo subito metterci alle spalle. Anche perché alla sesta giornata è già tempo di derby alla lanterna. Il Genoa ha più o meno sempre la stessa squadra, anzi è tornato anche Gudmundsson, ma hanno iniziato malissimo la stagione, racimolando appena 3 punti in 5 partite, grazie a 3 pareggi. Ed ora sono penultimi. È un'occasione gigantesca per vincere il derby e contemporaneamente per raggiungere altri 3 punti nel nostro bottino, in modo da allontanarci ancora di più dalla zona rossa. Ovviamente dovremo prestare molta attenzione a Gudmundsson, ma anche a Malinowski. Sappiamo tutti quanto siano pericolosi i suoi tiri dalla lunga distanza. Per il derby non tocchiamo la formazione titolare, i migliori a disposizione sono ovviamente la scelta più logica. Today, two sides with a rich history are awaiting a clash that will have fans and pundits alike talking for weeks to come. This is surely a match that will go down in the history book. È il primo derby che gioco da quando sia sulla panchina della Sampdoria, ci tengo a fare bene. Totino è pronto a far cominciare la partita, andiamo. Ma il primo tiro pericoloso è del Genoa, con Malinowski che da fuori scalda subito i guantoni di Silvestri. Reagiamo subito, Soriano pesca Totino in contropiede, buono il controllo di petto ed il passaggio al centro per Teglia che arriva in velocità. Il trequartista arriva però col passo lungo ed il tiro è pessimo. I movimenti in profondità di Totino stanno mettendo in crisi la difesa del Grifone, ma Leali stavolta è attento e riesce a respingere il tiro che poi viene allontanato. E finisce qui un primo tempo con qualche emozione, ma che ha visto soprattutto un possesso palla sterile dei padroni di casa. Il secondo tempo è stato forse anche peggio, almeno fino a questa azione, quando Totino ha pescato il centro Teglia. Stavolta il pallone gli è rimasto troppo dietro ed il tiro è quindi uscito centrale e parabile per Leali. Per farvi capire, questo è quello che fa il Genoa: possesso fino al centrocampo, poi corsa lenta all'indietro, passaggio al portiere e rinvio lungo ma sporco, che puntualmente viene ripreso sempre da loro. Non mi sono mai annoiato così tanto. Ho bisogno di forze fresche per pressare e tentare di sbloccare questa partita. Ed ora abbiamo un'occasione e Stanis prova a servire coda con un pallone alto. Il controllo di petto è buono, ma il tiro di incrociare è ancora meglio. Finalmente Leali è battuto. Niente male per un attaccante che ha già annunciato il suo ritiro. Avremmo anche la possibilità di raddoppiare poco dopo, ma stavolta Stanis ha sbagliato il passaggio al centro e Leali è riuscito ad intervenire. E finalmente l'arbitro pone fine alla partita più noiosa che abbia mai giocato e che il Genoa ha smesso di voler vincere già dal 30° del primo tempo. Il derby è nostro. La settimana successiva abbiamo subito uno scontro diretto altrettanto importante. A Genova arriva il Parma. Parma che è una squadra al nostro livello e che vede in Bernabé la sua punta di diamante, ma ovviamente solo lui non basta, nonostante sia un giocatore chiave sia offensivamente che difensivamente, come possiamo vedere da questa schermata. Dico che non basta perché nelle ultime 5 partite sono ben 4 le sconfitte e il Parma si trova ora in 18ª posizione, mentre noi siamo in forma se escludiamo la partita contro i bergamaschi, ma soprattutto gasati dal derby appena vinto. Stavolta però qualche cambiamento c'è, coppia difensiva composta da Ferrari e Ngoi. A centrocampo riposa Ncham, mentre davanti Teglia e Stanis aggiranno dietro coda, meritatamente titolare dopo il gol vittoria. A game of colossal importance and a stadium packed to the rafters. We can't ask for any more. How could it be otherwise when two high-level sides go head-to-head and toe-to-toe? This is football out of the... I tifosi sono pronti ed anche l'attaccante del Parma è pronto a far cominciare questo scontro salvezza. Partono fortissimo gli ospiti che dopo solo 3 minuti si portano in vantaggio, ma il guardalinee ferma tutto. È fuori gioco. Kowalski era decisamente davanti all'ultimo uomo. Ci prova ancora il Parma ed è sempre Kowalski a provare il tiro da dentro l'area, ma Silvestri è attento e devia in angolo. Batte l'angolo il Parma, stavolta la difesa è pronta a ribattere ed anzi riusciamo pure ad uscire dall'area palla al piede con Lopez. Il centrocampista conduce fino al centro del campo e riesce a servire Santoro che scattava poco prima della riga di centrocampo ed è quindi in gioco. Ora è praticamente una questione solo tra lui e Suzuki. Il centrocampista italiano rimane lucido e batte il portiere del Parma, portandoci così finalmente in vantaggio. Festeggiano tutti insieme a Santoro, sanno quanto sia importante questa rete. Purtroppo però la difesa oggi è disunita ed in mezzo si inserisce Bernabé che forse esita troppo ed alla fine trova l'opposizione di Silvestri che compie una parata miracolosa, prima di redarguire la difesa che sta lasciando davvero troppi spazi agli attaccanti. Ci prova ancora il Parma, ma stavolta il tiro di Mendy è debole e centrale, diventando così facile preda del portiere. Finalmente ci rifacciamo in avanti e Stanis penetra in area e serve al centro coda, ma il tiro dell'attaccante è troppo debole per impensierire Suzuki. Chiudiamo in vantaggio la prima frazione. Nel secondo tempo dobbiamo stare molto attenti ed effettivamente siamo stati attenti per gran parte del tempo, ma all'80° abbiamo concesso a Kowalski un tiro da dentro l'area che poteva diventare pericoloso. Per fortuna ancora una volta Silvestri ha salvato il risultato. Il Parma ora sta dando tutto quello che ha, la difesa sta reggendo tentando di rimpallare ogni tiro che i giocatori avversari stanno provando.
E finalmente arriva il fischio finale. È stata una vittoria tanto sudata quanto importante. 3 punti che possiamo tranquillamente definire d'oro. Dopo 7 partite possiamo dare una prima occhiata alla classifica della Serie A. Abbiamo iniziato benissimo vincendo 3 partite, pareggiandone 2 e perdendo soltanto contro Milan ed Atalanta. Infatti siamo sesti ad 11 punti. Meglio di noi ha fatto il Sassuolo, che si trova incredibilmente in seconda posizione con 17 punti, dietro solo alla Juventus che non è a punteggio pieno soltanto grazie a noi. Anzi, forse sarebbe meglio dire a causa nostra. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo al prossimo video.